sono le 5:14. Adesso andiamo a resettare. Viaggio a... abbiamo azzerato. Qui si parte verso Milano. Let's go! Ecco qui subito i primi avvisi. Eccoci qua sull'autostrada, si va verso Varezzo. L'orario era davvero proibitivo, ha un sonno incredibile. Velocità di crociera, come vedete, cruise control a 125 per rimanere nel limite e per vedere un attimo se erano veritieri i chilometri che ci dava sul paddone fino ad arrivare alla stazione di ricarica Tesla. Ecco, inizia a fare giorno finalmente, ecco le prime luci. Primo pit stop al Supercharger di Arezzo, molto comodo, è praticamente un parcheggio di un hotel. Siamo andati dentro a fare colazione e per stare anche un po' al caldo perché faceva un freddo della Madonna. Carica partita subito a bomba, sto ricaricando dal 10 all'80%. L'hotel è davvero molto carino, è molto piacevole questa piscinetta, soprattutto da sfruttare nel periodo estivo. Questo Supercharger ha queste colonnine da questo lato con i due attacchi separati, mentre invece c'è tutta un'ala da un'altra parte, dalla parte destra, con solo l'attacco questo qui veloce, diciamo. Qui stiamo quasi ultimando la ricarica, siamo proprio agli sgoccioli, siamo pronti per ripartire. Ecco qui la spesa della prima sosta, sono 10 euro perché avevo 150 km che mi hanno regalato in Tesla, quindi li ho sfruttati per questa ricarica. Qui inizia il mio primo mini calvario, diciamo che il navigatore senza alcuna logica mi ha fatto uscire dall'autostrada e per poi farmi trovare praticamente in una strada di paese con delle curve, c'erano anche dei lavori in corso ovviamente, facendomi perdere quasi 20 minuti, per poi farmi rientrare dopo poco in autostrada per raggiungere Modena, in cui avrei dovuto ricaricare al prossimo Supercharger. Questa scelta non ha alcun senso e sinceramente non so cosa abbia calcolato, però vabbè. Secondo pit stop, ci troviamo in quel di Modena e anche qui siamo in un parcheggio di un hotel. Diciamo che questa è una zona un po' periferica, però abbiamo tutte le comodità. Bella sporca, il men che non si dica. Solita partenza a razzo per la ricarica, anche qui sto ricaricando una ventina di minuti e qui poi nel finale come sempre cala un po' la potenza di ricarica. Ecco qui il costo di ricarica del Supercharger di Modena, sono ripartito all'80% e ci stiamo dirigendo verso la nostra meta finale, quindi adesso ci stiamo dirigendo verso Milano e manca davvero poco all'arrivo. Quando mancava davvero poco siamo praticamente entrati all'inferno, non rende molto dal video ma il clima era davvero ostico. Eccoci qui, abbiamo messo piede a Milano e la meta dello stadio è praticamente a un passo da noi. Quanto è imponente San Siro, bellissimo. Neanche il tempo di sistemarci, e appena entrati subito gol. Questa è la parte del video che skipperanno in molti, ma ho voluto comunque mettercela. E questo è il terzo gol di Okafor. Tutti felici e contenti, diciamo che questo viaggio ci ha ripagato alla grande. Sono arrivato proprio agli sgoccioli a Milano, quindi tempo di ricarica per ripartire verso il ritorno a casa.
a City Life, il parcheggio del centro commerciale in cui c'è un supercharger. Nota subito negativa: per entrare bisogna pagare €1. Davvero, a mio modo di vedere, una barbonata incredibile. Inizio a bomba della ricarica, ci fermeremo verso l'80% anche questa volta, per poi ripartire per rifare il percorso inverso. Cala come di consueto quando è vicino all'80%. Ecco quanto ho speso in questa sessione al supercharger di City Life e a Milano, che era proprio vicino 3 km più o meno di distanza dallo stadio, ed ecco un po' di sano traffico milanese, che ci stava tutto. Si riparte con un leggero traffichetto per ritornare verso l'autostrada e tornare verso Modena. E niente, sembrava una bella giornata, quando poi bam, siamo ricalati nelle tenebre dell'inferno. Non rende molto dal video, ma vi posso assicurare che la visibilità era davvero scarsissima. Calano le tenebre e siamo quasi pronti per il nostro secondo pit stop per la strada verso il ritorno a casa. Ci rifermeremo a Modena, quindi il percorso è completamente identico all'andata, ma al contrario. Eccoci qua, secondo pit stop con qualche difficoltà e siamo pronti per iniziare questa seconda ricarica del viaggio di ritorno. Temperatura costante sui 3 gradi, quindi parecchio freddo, solo che fortunatamente non c'era vento, quindi è abbastanza sopportabile. 80% raggiunto, quindi è tempo di rimetterci in cammino verso casa. E questo è quanto ho speso nella sessione di Modena, del supercharger di Modena, per arrivare all'80%. Visto che a pranzo avevamo mangiato panini, ci siamo fermati in un ristorante la sera per mangiare un piatto caldo, e quindi abbiamo perso un po' più di tempo sul rullino di marcia, ma non c'è nessun problema. Eccoci di nuovo a Arezzo, e la temperatura è davvero molto rigida, e quindi niente, iniziamo la ricarica che ci porterà fino a casa, quindi stiamo facendo un po' di calcoli per non fermarci più, anche se il navigatore a una certa era tipo mezzo impazzito e ci diceva di rifermarci a Roma Nord per fare una ricarica di 15 minuti, perché sennò non saremmo tornati a casa. Ricarica partita a bomba, la stanchezza si inizia a far sentire e quindi attendiamo il completamento della sessione per rimetterci in careggiata. È stupendo come la home page di YouTube sia completamente sincronizzata con quello che stai facendo. Siamo agli sgoccioli della sessione di ricarica e vediamo che si è abbassata drasticamente la potenza di ricarica. Siamo quasi pronti per abbandonare questo supercharger e dirigerci verso casa. Ecco quanto ho speso in quest'ultima sessione che ci porterà a casa al supercharger di Arezzo, mentre continuano gli avvisi che ci dicono di rispettare il limite di 110 per tornare a casa sani e salvi. Diciamo che è stato rispettato in parte, perché comunque stavamo sempre più o meno sotto i 130, ma lì l'avviso diceva sotto i 110. Eccoci arrivati a destinazione, auto parcheggiata in garage, come vedete 4 gradi, sono
mezzanotte quasi e mezza, la ricarica è davvero agli sgoccioli, è stato un viaggio davvero estenuante ma che abbiamo portato a termine. Ecco qui tutti i dati che avevo precedentemente resettato alla partenza: 1350 km, 259 kWh e l'energia media 192 kW per chilometro. Questa è la batteria residua, 10%. Allora, considerazioni finali su questo viaggio. Allora, sicuramente ci vuole un po' più di accortezza di un viaggio normale con una macchina termica, ma devo dire sicuramente fattibile, anzi fattibilissimo e alla portata di tutti. Io ho utilizzato solo Supercharger, ma c'erano a disposizione durante il tragitto delle Free2X negli autogrill, e con proprio un minimo sforzo si poteva ricaricare l'auto. Ci vuole solo un attimo più di accortezza nel pianificare le soste. La mia spesa totale per le ricariche è stata di 104,86 euro, che però hanno aggiunte sicuramente una decina di euro in più perché avevo dei chilometri gratis Tesla, e va aggiunta anche la ricarica del 100% con cui sono partito. Io poi sono ritornato a casa praticamente scarico, quindi è da considerare anche quella, che però ho ricaricato a casa, quindi non ho bene i dati da farvi vedere. Con l'anno nuovo cercherò di fare altri road trip del genere, però questa volta magari fermandomi a dormire, perché questa volta andata e ritorno così in giornata, tutti questi chilometri, è stata davvero una ammazzata. Voglio salutarvi ragazzi, ci vediamo nel prossimo video. Se vi è piaciuto questo video mettete like e iscrivetevi al canale. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!